seconda puntata su Metal Gear Solid 4 e avevamo visto lunedì un po' la situazione mondiale, politica, e abbiamo ritrovato un nostro David un po' invecchiato, un po' âgé. Abbiamo visto Campbell, abbiamo visto Otacon e la situazione nel mondo è molto diversa da quello che ci aspettavamo, almeno che vi aspettavate, soprattutto se siete blind. Il mondo è perennemente in guerra, ci sono questi soldati, ormai chiunque può essere un soldato, con queste nuove nanomacchine che permettono di avere le abilità di un vero soldato con poco. E abbiamo visto anche Meryl e la sua squadra, i Rat Patrol 01, che combattono sincronizzati, cioè basta poco e riescono a fare qualsiasi cosa con queste nuove nanomacchine. Abbiamo incontrato Drebin che praticamente fa il nostro spaccino di armi. Lui riesce a togliere l'ID delle armi e quindi ce le fa utilizzare. È molto interessante come cosa, perché adesso qualsiasi arma è legata al soldato che la utilizza, non può essere utilizzata da nessun altro. E questa cosa da un lato è terrificante, dall'altro vi fa capire come il mondo adesso ci guadagna, gli stati più che il mondo ci guadagnano sulla guerra. La guerra è essenziale per l'economia, e però tutta questo casino, questo macello che sta succedendo non, come dire, non intacca i civili al momento. Quindi un soldato con queste nanomacchine non può sparare a un civile, ma possono farsi la guerra tra di loro. E Snake ha un'ultima missione, viene esortato da Campbell nel portare a termine questa missione, cioè uccidere Liquid Ocelot. E dietro tutto questo lui ha un suo obiettivo, vuole creare una sorta di nuovo di Outer Heaven a questo tarlo, e per farlo utilizzerà, e adesso lo vedrete, delle CMP particolari e potenti. E quindi direi che possiamo cominciare. Fanculo. Magari, che onore. Ok, dobbiamo andare in superficie. Strano, non partiamo con una cutscene. Strano. Io non vedo l'ora di andare da Drebin e farmi sbloccare il P90, ragazzi. Allora, quanti soldi abbiamo? Questo costa tanto. Queste sono parti per il fucile, però costano. Vabbè, dai, vediamo dopo. Vediamo dopo. Andiamo. The Phantom Pain significa il dolore fantasma. Il dolore del fantasma significa che nel futuro le azioni di Snake si aggraveranno. E ne parleremo.
Ho sbagliato tasto. Ah, io ho finito tutto. La cosa figa davvero di sto gioco è che sei perennemente in guerra, cioè è bellissima sta cosa, non ti puoi rilassare un attimo mentre sei fuori. Se mi fate strada magari ragazzi, dai. Avete un carro armato, fatemi passare. No. Cuoricino sopra. No. No. No, no, no. Dove scappi tu, bastardo? Quello è innamorato di me, ormai. Ha occhi solo per me. E va bene. La vera trama è quella. Oh, guarda lì chi c'è. Cosa ci fai tutto solo? Sto scendendo perché mi è venuta in mente una cosa. Eccoci. Munizioni, non le vedo cosa spara. Pensavo ci fosse qualcosa da raccogliere, per questo sono sceso prima. No, sai, magari c'era qualcosa di utile nascosto. È una vita che non gioco a sto gioco, ragazzi. Con lo scavatore in tangenziale andiamo a comandare.
Ecco a voi ragazzi, le Beauty and Beast. Ne parleremo dopo, perché questi nemici sono particolari. E anzi, proviamo a vedere se ci dice qualcos'altro. Those things just wipe the floor with the militiamen. Must be the special unit that wounded militiaman was talking about. And now the wreckage is blocking the way. Snake, head straight for Liquid's camp. Hey, Snake. That emblem on Meryl's uniform, that's Foxhound, isn't it? Yep. I thought Meryl was with the 01 unit. I mean, I know she's attached to Foxhound and all, but Utile come still. paramedic. Covert special forces units do this kind of thing all the time. They use emblems that don't mean anything, like skulls and stuff. Like disinformation? Something like that. I wonder if that's really all it is. Maybe she's still got some lingering attachment. You think so? I meant to Foxhound. I knew that. It's okay if Meryl wants to cling to the past. I just want her to be happy, that's all. Altra roba? Snake, the Solid Eyes Night No, Crew. ce ne frega niente della visione notturna del solidario. E niente, sì, queste cose qua sono terrificanti, devastanti. E diciamo che qua Kojima ha dato il meglio e il peggio di sé. Secondo me. Poi magari c'è chi apprezza. Però per quanto possono essere fighe l'idea di queste bestie, dall'altra a me una scelta che ha fatto non mi piace per niente. Mi stanno bullizzando? Oh, quanti cazzo siete? Aspetta, ho sbagliato approccio. Stavo parlando, ragazzi, stavo parlando. Vero, mi sono distratto. Stavo parlando, non lo faccio più. Tolgo il disturbo e me ne vado. Tema di Solid Snake di Metal Gear 2. Bello. Scherzone. Oh. Devi scendere, Snake. Ah no, cazzo. Era questo che dovevo... Vabbè. Quindi ho sbagliato a comprare il silenziatore. Per montarlo... Madonna, se mi devo ricordare le robe.
Ok. E devo ricordare le robe, ragazzi, scusate. Io apprezzo molto personaggi come questi tipo di armature che ti modificano il corpo. Sì, non sono proprio armature, sono più che altro delle tute stratecnologiche. E quindi sono molto aderenti anche al corpo. Hands up. Non è coraggioso il ragazzo. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume position. Si rilassa quando guardatelo, Si stava rilassando. Mi devo... Ecco. Stavo un attimo... Anche Snake era un po' provato. What? Something just... HQ, do you read? What happened? No, non è successo niente, capo. There's something wrong. Support unit. Confirm their status. Stavo un attimo facendo un po' una carneficina. Forse è meglio cambiare pistola. No? Oh, madonna, chi è che mi ha fatto questa cosa? This is HQ. Acknowledge. Sending reinforcements. Cosa sta facendo? Fa male la testa, zio. Mettiti da dentro, no? Oh, zio, vai a letto. E tu? A posto. Tutti a nanna. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Chiusa. Chiusa. Aperta. A voi. Ci vediamo dopo. Hey you, get over here. Yes? We're having connection problems. Go check it out. Yes, sir. Otacon, wait here.
I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you? That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Understood. Activate it. What? 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 Commander! I never thought it would be so easy. But these results... refreshing. Don't you think? Brother! It's been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father, after all. We are free of the shackles of fate. Snake, brother. We are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own origin.
won't be a prisoner to fate. Then go. Fulfill your destiny. Snake! Hey! Hey, are you alright? Grab on. Morti? Non ci avete capito niente, immagino. Proprio chissà cosa è successo. No. Io forse sì. In che senso? Dai, spiega un po', spiega un po', poi andiamo avanti. Avete visto chi c'era? Naomi Hunter. Cosa ci faceva lì? Perché era con Liquid? Ma come? Naomi non era una nostra alleata ai tempi di Shadow Moses? Cosa ci fa con Liquid? E poi adesso Liquid controlla le persone con la sola forza della mente, con un solo gesto delle mani, addirittura la squadra di Meryl impazzisce, tutti i soldati impazziscono, si mettono uno contro l'altro, vomitano, si sentono un po' intontiti. Anche Snake subisce, seppur più lentamente, ma subisce questi effetti collaterali di questa qualcosa che ha fatto, questo test che ha fatto Liquid. Oh ragazzi, magari una specie di ultrasuoni che danno fastidio alle nanomacchine? Credo che quello che abbia attivato Liquid sia un ultrasuono che fa venire questi problemi a chi ha tipo DD. Tranne lui e Naomi. Tranne lui e Naomi, ma c'è anche un altro soldato. Però, ragazzi miei, capirete. Oh, che bello giocare con voi. Il GOAT. Mi fa piacere che... Abbiamo finito il primo atto comunque. Fa piacere che vi piaccia Akiba. Grande Akiba. E perché diceva le stesse cose di Solidus? Oh, stesse. Capiamo. È lungo sto caricamento, eh? E iniziamo l'atto 2. Almeno il briefing dell'atto 2.
Ve l'ho detto ragazzi, ci saranno tante cutscene. 233, 377, 610, 987, 15, 97, 95, 84. No, non sono vere le voci. Sono fatte bene, ma non sono... Cioè, nel senso... Sì, come... Attenzione. Uncle Hal? The eggs? They're done. Thank you, Sonny. Snake! So, back from the dead? I remember the sun being so flat. Poverina. Sorry. Poverina. I'll dig in right away, Sonny. And would you make some for Snake, too? Okay. Hey, none for me, Sonny. Che bastardi. How long was I out? A whole day. Someone saved my life. Yeah. It could have been Meryl and her boys. Don't worry. They're doing fine. Liquid got away. Are you okay? Ah, ho sbagliato, scusa. My body just seized up all of a sudden. This is normal. It's not my joints or muscles. It looked like the PMC soldiers all went haywire en masse, too. I thought it might be a form of ADS, but I didn't detect any aberrations in the EM field. You were lucky. Some of those guys' hearts simply stopped. Già. She was there. Se io metto giù il pad, Naomi però... was at Liquid's side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. I found traces of her DNA in that syringe you were holding. So it was Naomi. Why? Here, let me show you something. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old Si address. tocca per cercare le sigarette, ma non ha taschini. Here you go. Cara lei. Anche la sigaretta. Thanks, Sonny. They're delicious. Non è per corromperti. Vuoi tutto il pacchetto? But you haven't even eaten any. We grown-ups have to watch our caloric intake, you know. Ah, but thank you. I was looking for this. You're not watching your nicotine intake. Cazzatissimo, povera. You really hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like I know how to cook.
Check this out. The data's been quarantined, no viruses. The voice print matches Naomi's, and I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Snake, I'll make this quick. I'm in South America. I've been captured and forced to do research. It's Liquid. Liquid's goal is to seize control of SOP, the Sons of the Patriot system that controls the soldiers. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. But their design is derived from that of the first generation. And the basic technology is still the same. First generation? I was the one who created the first generation. A nanomachine colony, part of which was Foxdie. 9 years ago, at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. The technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Questa inquadratura un po', eh? Oh, ragazzi, quelle inquadrature quanto mi incazzerò. Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, hurry! Naomi sent her location data in a separate file. What the hell is that? It's a type of encrypted data. Sonny decoded it for us. Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from her. Sending the map data in Soliton radar format. Pretty clever. And Mei Ling's helping us out from Hawaii. The Più o data meno she sì. sent was Forse è meglio. 4D sound data. I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. Ascoltate quello che dice Sunny ogni volta che parla, eh? It's Campbell. Snake, as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the Campbell. authorities. But someone arranged for her escape. Yeah, I hear they added that to my rap sheet too. I suspect it was actually Liquid. He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between the new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles, so it's really Pure Moment, one of the PMCs under Outer Heaven control, that's calling the shots. You might say it's a perfect place for Liquid to make his haven. Or it could be a trap. True, but even so, the payoff would greatly aid our efforts. I had Sonny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sonny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, Fa tutto Sunny the message praticamente. originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible, though. Colonel,
Where's Meryl? I know she left the Middle East in pursuit of liquid. I'm sure our Sock is on to us by now. Yeah, no We more. can't chase that line too far. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. South America. That's about 20 hours from here. Then what's the plan? I'll arrange for them to get you a 4x4. The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. From there on, Snake, it'll be a solo sneaking mission. Come sempre. Però. Thanks. The rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Tutto fiero Snake del fatto che fuma, eh? Deve sempre farlo notare a tutti. E il briefing lo abbiamo fatto adesso. Come fai tu? No, io non vado più, anzi ho smesso anche di fumare perché si sono alzate le sigarette, quindi zero, basta, si fuma più. Non lo so perché non vengono le notifiche della mia live, Leo Freddy, non so che dirti. Ah, comunque Heisenberg, ho visto il tuo messaggio prima, Curolili ha iniziato Peace Walker, non Phantom Pain, gli manca ancora. Solid sound. Ti sono iniettati qualcosa direttamente nel liquido spinale per non avere disturbi? Oh la madonna, mano. C'è la P iniziale, ah ok. Come OT, è vero. No, Colonel, non è così. How deeply are they involved in all of this? The Patriots, you mean? The data we got from our Date la regia di was a questa load of crap. 12 founders who have all been dead for 100 È years. ovvio. Give me a Anzi, break. ascoltate. We know they exist today. If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in with their plans perfectly. Seizing control of the world's ID systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solid has feared 5 years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Boss's cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the Outer Heaven Big Boss envisioned is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free Va of this bene, Leo spell. Freddy, grazie. Beneath the surface, Buon a rientro. new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots over who will survive. And no matter who wins, the world has no future. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Snake, what we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy.
Destroying the system means tutto il wiping out the contrario a information quello che sta society, dicendo the end of modern civilization. Like it Campbell. or not, we may have no choice but to protract the system. È in guerra con i Patriots. Snake, here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. That's where she is. Assuming the data is correct. And one more thing. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that it's starting to upset the balance of the nanomachine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nanomachines, giving them a slight edge in battle. Be careful. Steer clear of altitude sickness. Got it. Oh! Una vecchia conoscenza. Leave one. Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades. More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Era una maschera. Lo so che si era capito. Giusto dire. Era uno scherzo. Otacon. What the hell? That was Vamp. I'm sure of it. I'll never forget that face. Those were PMC soldiers with him. Is he involved in Liquid's plan? We watched him die in Manhattan. Damn it, he won't leave us alone. Snake, could Vamp be immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy Vero. game. I swear, the next time he shows up... Not now, Otacon. Right. I know. Snake,
According to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Ling? What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? Hai capito, ha fatto carriera Mailing. Battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so. Brava Mailing, brava. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kind of got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a Sì, sì, thing for sì, i suoi older men. detti sono stati utili soprattutto per i cadetti. Retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the Vabbè, non mi rebels, metterò in they might mezzo, get va rid bene, of ho some of the farò il PMCs bravo. and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. Copione. And the data came from? DARPA? So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Eh sì, quella DARPA. Allora, dobbiamo andare a nord, giusto? Giusto. Ci aspetta una lunga camminata. Via, andiamo. Allora, potremmo fare una bella cosa, tipo... Move along. Hey. Addormentare i nostri amici. Weapons and let's move. E farli ribellare. Sorry. We've got company. Sì, lo sviluppo è andato avanti di brutto, non solo con i Metal Gear, ma anche con gli accessori, armamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Get up. This is HQ. We're under attack. Acknowledge. Sending reinforcements. Use extra caution.
No, cazzo, non ha visto. Tutto perché ero attirato da questa cosa qua. Devi salire. Snake, devi salire, devi salire. He there? No. Mi sparano. No, non è vero. Non sono. Understood. Stand by. Sending reinforcements now. Cover! Need backup! È sempre stata sul cazzo sta parte. Fire! It's you. I hear footsteps. This is Oh, HQ. it's you again. Help me out here! Understood. The state of alert has been lifted. We've got Resume company. positions. Bello portarsi dalla propria parte i ribelli o gli alleati, così almeno li distraggono i nemici. Questa cosa è strautile. L'ambiente è molto figo, sì sì. Vedete com'è cambiata, è diventato giorno. Non è proprio un cambio giorno-notte procedurale, però è figo l'effetto. Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor. A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers. Le aree credo siano meno sandbox del 3, è vero, vero. Perché questo è più incentrato sulla narrazione. Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work as a data analyst at the Pentagon, but moved to già. combat support during the Big Shell Avete incident. capito chi è? Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Yeah, I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. Oh, Since the cara. passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a Anche la threat voce assessment dovrebbe perspective. dirvi qualcosa. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The Sì. frequency is Che giorno è domani? 147.79. Her advice will have a positive effect on Hai your capito? psych gauge. Survival on the Nostro caro battlefield colonnello. depends on your psychological well-being. Povero Lose Raiden. your cool and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Didn't I tell you before? No, non ce l'avevi Nice to detto meet. prima.
What about Jack? Jack. Jack, from Foxhound. Codename Raiden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss, and one thing just led to another. She's young enough to be your daughter. Yeah, lucky me, huh? Bull, beato me. Meryl was so disgusted. Ecco perché è incazzata Mary. Said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter. My own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. E abbiamo scoperto un po' che è la nuova moglie di Campbell, che fine ha fatto Raiden, che non si trova più, e che Raiden ha salvato Sunny dai Patriots. Vi racconto una storia, ragazzi. Una storia che mai vedrà la luce, almeno. Non vi racconto bene i dettagli perché ve lo dirò dopo. O forse no, ve la racconto. La leggenda narra che doveva uscire, era stato annunciato, scusatemi, Metal Gear Solid Revengeance, scusate. Il capitolo con Raiden, che poi è diventato Rising Vengeance. Il progetto, dove c'era dietro Kojima e doveva essere canonico, doveva appunto raccontare la storia di Raiden che salva Sunny dai Patriots. Un contatto, una soffiata arriva a... adesso non mi ricordo se arrivava a Snake o Otacon o solo a Raiden. Comunque arrivava una soffiata e Raiden salvava Sunny. Questo doveva essere il plot del gioco. Abbiamo avuto tutt'altro. Who? What are you doing here? What? Oh, it's you again. Guardate la mira come tutta strana. Che sono stressato. Huh? Hey. Where's the enemy? Ah, mi ero mimetizzato benissimo. Ammazzatelo voi. Understood. Stand by. Sending reinforcements now. Aia. Need backup!
Buonanotte, mano. Tutto quel bordello di battaglie, tutte quelle robe eccetera sono buttanate per non spiegarmi niente alla fine. Esatto. Per questo non dovrebbe esistere quella storia lì. Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. Government and PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake. I'm at your side. Wait. Sarà gola profonda, magari. Non proprio Jack. Magari si fa chiamare gola profonda. Careful! Over there! Over there! Okay. Careful! Sniper, high ground! Snake, PMC sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and stay behind cover. Avessi però anch'io un fucile da cecchino, magari. Che ne dici? Debri. Ne hai uno per me? Oh no. Cosa offre la mercanzia? Quanti soldi ho? 46.000. Prendiamo questo da 9, che è economico. Ragione. Perché? Perché non me lo fa comprare? Se non metto la quantità, giustamente non lo compro. Ah no, costa troppo. Il mirino laser. La torcia, non mi serve. Amico mio, non saprai mai. Sappi solo che l'ha salvato. Sappi solo che l'ha salvato. Questo è quanto. Non vorrei ucciderli i cecchini, ma è l'unico fucile che potevo permettere. Ecco, ah no. Quelli sono miei. Quelli sono miei amici. Sono troppo stressato però, perché la mira qua andrà a ramengo.
Non vi copro le spalle io, ragazzi, qua, e si va avanti. Che balla la mano, ragazzi. No! Scusa, non volevo. Che ne pensi di quel gioco lì? Ti fa cagare. Poi ti racconterò bene cosa è successo, ma Rising è stato cioè passato di mano per i problemi che ci sono stati tra Kojima e Konami. Snake, you don't know which way to go? Check your radar. It'll tell you where to go. Veramente sto seguendo il radar. So dove sta andando. Non mi disturbate, per favore. Devo soltanto fare felice. No. You know what to do. Okay, time to blow that power station. Suppressing fire! No, beh, il bestie di Sabaku è riferito a un altro motivo, ancora peggiore. Non a questo, ovviamente. Cioè, questo è il minimo. Sto aspettando che si mi ricarichi un po' le barre, perché mi vada giù lo stress, non è che sto facendo chissà che cosa. Comunque... meno male che ci avevano detto di non metterci in mezzo tra le schermaglie, tra le PMP e i ribelli. Ci siamo finiti in mezzo, ma questo lo sapevo. Ok, siamo dei mattacchioni. Allora, dobbiamo andare da là. Il problema è dove esco. Da qua devo uscire da un'altra parte. Esplosivo soporifero. Interessante. Interessante e anche utile. Meno male che sono entrato qua dentro. Niente. Il problema di Konami è che non vuole fare qualcosa scritto da Kojima.
Quando arriveremo a The Phantom Pain ti spiegherò bene e capirai bene determinate cose. Ma ora non è il momento. Yo, Ah, Eccolo qua, il nostro spaccino. You. Come on, hop in. It's getting rough out there. I don't think so. Una sigaretta sprecata. Mannaggia. E invece no. Madonna santa. Dovresti disinfettarla in qualche modo. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Figures. The B&Bs are here. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female? Probably freelancers hired by the PMCs. They're run out of a separate parent organization. Tutte donne, sì. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Eh sì, Drebin, qua c'è da fare Ever un po' uno since you spiegone. showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their number one priority is to eliminate some guy on sight. A guy named Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little Il morale va giù. Old, huh? Il morale è andato a terra. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. They suffered shell shock on the battlefield. Post-traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven.
There's also Laughing Octopus, a master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis? Yeah, there used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus, Raven, Wolf, Mantis. You got it. They're the Snakehound unit, and they've got you in their sights. Snakehound l'hanno chiamata questa unità. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no patriot. Che You could say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell Sì, are these ciao, tia. Patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are formless. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. In America. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own? Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Capito adesso? Heisenberg. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties. Se non hai capito adesso lo The capirai. SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? I Patriots sono il sistema, quindi sì. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. Esatto, non c'è nessuno, cioè non c'è una persona fisica. I Patriots che hanno creato questa IA ormai credo manco ci siano più, e quindi sono le IA che mandano avanti tutto. E chi le ferma adesso? E gli USA sono i Patriots, esattamente.
Go on. Get your ass back inside. Now! I have you. No, no, le IA comandano. Intelligenze artificiali. Mica, sono perennemente stanco in sto gioco. Mm. Perdono. Sbagliato tasto, scusate, volevo fare così. Sembrava una balena. Death Stranding? Dremi dice che ormai i Patriots sono solo delle IA, però boh, cioè davvero tutti morti ormai? Sempre ci sia più di una persona che diede inizio a tutto. Questo non lo sappiamo. Sappiamo dei filosofi. E basta, ma Snake, can you hear me? ormai quelli... Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside Che simpatico che è Raiden. Where have you been all Sono Raiden, non sono Jack. Ma sei Jack? No, sono Raiden. Ma ti conosco. For someone. Finding what? The corpse of Big Boss. Ah. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku? Big Mama. We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her? What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah. Chiedigli che giorno è il giorno che giorno è quando si sono incontrati. Really? That's great. Chiedo per un amico. Snake, I have a favor to ask. È quella di One Piece, sì, Don't sì, let Big him Mom know di I'm One Piece. involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack? After the Big Shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born E in yet. sto gioco sono tutte figone galattiche, tia, ormai. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises. Anche Rose. Roy was worried. He was Jack's commanding officer, but Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. He's the one who encouraged me to become No, a counselor. è Raiden I che è know it sounds vicino, like I'm non making Big Mama. excuses, but I needed to get over it, to move on with my life. I'm worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Grande Snake. Vero sostenitore delle coppie. No, sono con Big Mama. I pezzi di Big Boss che li ha presi Raiden e li ha portati in cambio delle info per Sun.
Arriva la cavalleria. Il 40% di 55 e 50. Vabbè, quella percentuale lì di camo secondo voi becca? No, sono... Snake, are you all right? Snake? Sono un cretino. Non ho guardato la vita. Io stavo andando dritto. Vabbè, dai, era per ridere. Stavo andando dritto proprio. Almeno mi sono ricaricato sia la vita che la stamina, su. No, comunque l'elicottero non lo tiro giù, ragazzi. Non ho voglia di fare bordello. Bello il timing che gli ho sparato verso la testa ed è esploso. Sembrava che l'avessi fatto deflagrare io. No, no, non volevo abbassarmi, non volevo abbassarmi. Stavolta no. Ai miei tempi Big Boss buttava giù l'elicottero. Lo so, ma... War has changed. Mi stanno colpendo lo stesso. Dai, fatemi arrabbiare, su. Non mi fate arrabbiare. Cadevano giù come mosche. Che cazzo è l'elicottero? Non lo vedo mica. Dai, su. L'ho preso. Ma io sono solo di passaggio, ragazzi, non badate a me. Sono qui per un altro motivo. Che lo devo buttare per forza, su. Buttata via. Mi stanno dicendo buttaci giù. Butta giù quell'elicottero. Me lo stanno proprio chiamando, eh. Va bene. Vediamo se da qua ci arrivo.
Sì. Vabbè. Oh. Ma scusate, non l'ho preso? Però sto buttando via tutti i punti, Un po' di fuochi d'artificio. Secondo me no. E i soldati non mi hanno visto, tra l'altro, eh. Sono lì che si sparano tra di loro, ma non mi hanno ancora beccato. Adesso sì. Io lo stronzo che non si fa i cazzi suoi. E tu? Dove? Dici che ho preso l'albero? Può essere. Oh figa. Non mi vedono, non mi vedono. Sono invisibile, sono un fantasma. Vediamo se faccio qualcosa. No. Non mi sono... infatti. Di qua. No. Mi sono infilato dove non dovevo. Sì, sì, no, non mi vedete, non mi vedete. Tranquilli, fate come se non ci fossi. Bravi. Bravissimo. Sneaking mission. Ciao ragazzi, chi vince la partita? Quanto siamo? Sembra una partita di soft air, sembra. No, vabbè, ma avevano beccato prima. Come adesso. Devo andare di qua. Sto allungando un po'. Soffitair, che? Andiamo alle 6. Sembra molto Soffitair in questo momento. Mi stai sparando? No, 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 non è vero, non è vero. No! Ero camuffato tantissimo.
me del cancello anteriore, non me ne frega un cazzo. Via. No, l'ho presa in faccia, ma che è stato? Naomi's lab is somewhere inside those mansion grounds. Proceed immediately. Infiltrate the place and find out where she is. Ok, siamo quasi arrivati. Ma lo devo buttare giù? No, dai. Ma questo è mio. Madonna. Allora, madonna, quanto siete... Oh. Avete rotto il cazzo. Che bello che sono tutto rosa. Sì, la cosa che puoi sparare da terra è bellissima. Dal punto di vista delle animazioni, delle cose che puoi fare in più rispetto agli altri è tanta roba. Oh. Mamma, il frame rate si è crollato qui. Minigame. Io mi sto divertendo un po', quello è vero. No, fuoco amico. Non volevo, scusa. Non provo con questo. Sembra di stare a Luna Park. Quelli qua sotto non riesco a prenderli. Una cantina venta. La ricordo un po', è vero. Magari il proprietario era Veneto. Lo sappiamo. Oh, stregheta.
simbolica questa cosa delle rose. You'll have to make a lot of changes. Yes, that's right. We'll need another guy. Poi capirete. That won't be a problem. Uh-huh. Yes. I've taken care of it. Of course. Yes, I understand, but... Soggettiva più dinamica di tutti i giochi di guerra usciti oggi. Ma va bene. 2008. Yes, the next test. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Beh sì, ovvio. Until then. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? Vecchi tempi. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Sei anche tu un otaku? Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Where are all the guards? They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Naomi. What happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. E ora capiamo cosa è successo. Si parla di emozioni. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question? Let's hear it first. Noi sentiamo le cazzate, poi capiamo. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines Il tema del inside gioco. soldiers' bodies adapt to different conditions. Sense. Promoting the release of Sense. neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy.
Or they can suppress hormones to neutralize the soldiers' emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses. In other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the Le system nanomacchine, stopped, sì. all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, Ma guilt, se le all the disconnetti. sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. Adesso capisci perché quando abbiamo combattuto contro Grey Fox continuava a dire fammi ancora male. Così, così. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Portable Ops non è completamente canonico. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome Sì, era... through the years. And even then, non era proprio lo stesso meccanismo, però sì, erano le nanomacchine che stavano diminuendo la loro presa, quindi si ricordava qualcosa e voleva rivivere per capire. Però non erano ancora arrivati a questi livelli. I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. Inquadratura sul pacco un po' gratuita. Oh, qui ci saranno un po' di inquadrature gratuite. Alright, Snake. Anche Snake, cioè sì. Di prima generazione, però. Quelle che ha fatto Naomi. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Non è così imbottito come lo era Grey Fox o come lo sono i soldati adesso. Oh my God. Snake. E ora? Già. Sotto la tuta c'è questo. Yes. Of course. I'm sorry.
Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells. Not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body, and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox die too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your No, non lifespan c'entra and niente. removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or fox die. It's how you were born. It's your natural lifespan. È nato così, è stato programmato così. È una bella botta questa, se sei blind è una bella botta. E il destino di Snake è veramente sul filo. Eppure deve portare a termine la missione. Questa cosa con le nanomacchine è praticamente sfuggita di mano. E quello che praticamente ci fa capire Naomi è che stavano provando a fare un esperimento con Liquid, che è quello di disattivare le nanomacchine, con delle conseguenze. E chi lo deve fare? Nessuno, solo lui lo può fare. Però l'hai visto in che condizioni è. Ora andiamo avanti. Perché voglio arrivare almeno al punto dove ho in mente di arrivare. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, Il organs, tema sono i nerves, sensi. Sì. skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Dei mesi. Andar bene. Don't. Snake. There's something I have to tell you. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We E can't ora get rid arriva of la the fox bomba. dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code
fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed In qua. the president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here, I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging Non fare quella process is faccia, changing the Naomi. environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously Capito? in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors La vera continue to missione è break down, fumare, quella it'll di become a Snake. killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... Bello che Naomi quando ha inventato sto coso non ci aveva 3 months at pensato, the eh? most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict Curioso. exactly how devastating the Vero? epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. Sì, sì, ho capito, però 3 months from now, you'll è il be a walking protagonista. biological weapon. No, lo so che non ci aveva pensato perché pensavo di uccidere anche Snake. Però, If it were up to me, you'd be quarantined already. cazzo, trova una soluzione dopo che capisci che Snake non è uno stronzo. It's not over yet. Esattamente, Isaac. I know. Colpa sua, sì. Still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. Stupido sexy And Snake. if I choose death first, will that stop fox dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it. E quindi fumiamo. Missione compiuta. È riuscita ad accendersi la sigaretta. Adesso non gli dice più di no, eh. Snake, tell me one more thing. Have you been to a hospital lately? Yeah. While you were there, did they give you an injection? Don't they always? Lo fanno sempre. Fanno sempre iniezioni a Snake. Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of fox dye, one I've never seen.
Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. The new fox-die strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. Ah, ci ha dato la droga. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. Grazie. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Esatto, Snake è un barbone. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Adesso fa pure quella che non ci dice le I cose. can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Qualcuno ci osserva. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. Grazie Longo per aver spoilerato. This place isn't safe. Come with us. This way. Tia, non funziona più questa battuta. Purtroppo. Octo camo. C'è il dottor Octopus, sì. Prima boss fight. Vediamo se mi ricordo come si fa. Raga, non ridete se muoio. Ma è tanto tempo che non combatto contro di lei e voglio giocarmela. You're surrounded, Snake. You'll Safe. have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path. Ok. Intanto ci equipaggiamo la nostra bella siringhita, molto utile. Mentre di armi proviamo a vedere così. Non so. Vediamo se mi ricordo,
Ah, metti giù. Oh. Allora, combattere contro le Beauty and Beast è abbastanza divertente e anche complesso, volendo, perché loro hanno due fasi. Una, quella con l'armatura, fondamentalmente, e poi l'interno. Si potrebbe sparare all'impazzata e farle fuori, però si può anche giocare safe. Ora, se non ricordo male, io la prima volta che ci giocai feci proprio in maniera brutale e mi persi determinate cose. Ora proviamo a farla safe. Loro le possiamo uccidere, tanto le rane non ce ne frega una mazza. Perché ho messo il visore notturno? Semplicemente Octo fa una cosa sola. Ti mimetizza. Potremmo anche equipaggiare questa. Ah, ora mi ricordo come si sbloccano le cose. No. Ho il mio caro P90 adesso. Oh. Ma questo non gli fa un cazzo.
Perché non ho la pistola? Perché non ho più la pistola con tranquillante? Lei come emozione della battaglia sarebbe The Joy, diciamo. No, Octopus è un misto tra, vabbè, Decoy Octopus e... oddio, forse The Pain. Perché loro sono praticamente la fusione della squadra Cobra e della Fox Hunt. Sarda. Guardala. Devo ricordarmi come si faceva. Ad abbassarle la stamina. Perché c'è un modo. No, le fumogene no. Questo no. Ci doveva essere un modo, cavolo. Forse queste? Proviamo. Seguito un cazzo. Proviamo questa qua. No, non ci ho mai provato a farla safe. Infatti ci sto provando adesso. Caghi di qua. Fanno cazzo quelle bombe lì. Dovrò fare di meglio, dici? Dopo ti sparo così invece. Sì, dovrò fare di meglio stesso. Cazzo, mi ha già bloccato. Porca troia. Ah! Mi sto innervosendo. Perché non funziona? Perché non funziona?
Oddio, è un po' rischioso, eh. Un po' tanto rischioso prenderla ammazzata. Ma non voglio ucciderla, Tia. Mi sa che ti conviene utilizzare l'estensione fucile a pompa che puoi installare sull'M4. Ah, proiettili non letali? Allora, qual è che era? No, mirino laser no. Ah, cazzo, mi sa che non ce l'ho, sai? Non ho soldi. Sono i cosi. Eccoli qua. Vabbè, per ora pompa questi. Sono loro. Devi fare fuoco con R2 così spari dando fuori. Ok. Fammelo equipaggiare. Ok, equipaggiato. L'ho vista in ritardo. Fammi fare una prova. Dove cazzo sei? Eccolo qua. No. Aspetta, li stavo facendo malissimo. Ah, devo cambiare il tipo di proiettili. Dove lo cambio? Come lo cambio, scusa? Allora, aspetta. No. Usa il tasto R2 per fare fuoco con il fucile. E fin qua, ah, eccole. Eccole. Arma. Ok, forse ci sono. Che palle. Forse ci sono, Ok, ci siamo. Aia. No, non è complicato sto menu, è che è talmente sensibile il tasto che appena lo schiaccio parte. Cioè il pad della Play 3 era strasensibile, quindi... Aia. Quindi parte a 200.
Vedi? È stronza, Era per dare un'esperienza molto migliore. Il pad della Play 3 è fighissimo rispetto a quelli usciti dopo. E non sono male, però la sensibilità che ha il controller della 3 e della 2 anche è ineguagliabile. Cioè io sto facendo sti movimenti, sto toccando appena appena, guarda, le levette, Vieni fuori, ragazzino. Oh. Hai visto dov'è? E mo come cazzo la tiro fuori da qua? Oh! No, non è una bomba, lei che tira. Cazzo, vero, fa sta roba. What happened? Snake? Che botta! Che botta che mi ha dato. Sì, anch'io. Andrei giù pesante anch'io, però comunque facciamo una bella cosa. Comunque le robe me le devo comprare, quindi forza di cose, quei proiettili mi servono anche per il futuro. Però andiamo giù pesante. Andiamoci pesante. E ma male pezzi.
Sì, quando si nasconde sì. Is it just me? Or are those shelves getting more crowded? Ah, non l'ho visto. Ma... Minchia, tirarla fuori da là è sempre complesso, eh? Vai via, bomba, vai via. E non ti preoccupare su dove sei. Che bisogna, come lo dici. Snake, come here. L'ha provato. Si prova, ma... Con chi crede di stare parlando? No, la palla no, la palla no! Aspetta, fermo! Corri! Non mi fatti più, ragazzi! Naomi? But why? Non è Naomi, Otacon. Sì, fanculo famolo 6. It's another mimic. Watch out, Snake. Come posso aiutare? No, Siri. No. Siri, stop. Impazzita Siri. Reminiscenze delle torture.
No, dove vai, ragazza? E ora? Vi ho detto che c'era una seconda fase, no? I am an octopus. An eight-legged beast. Sì, qua Kojima si è un attimo ricordato di essere giapponese e che hanno delle manie un po' troppo esagerate. Is the will of the battlefield. Ed è la cosa che a me proprio non piace di sti giochi. Funny. So funny. La telecamera lì ha smesso. So funny. No. It's not funny. Nothing is funny. È qua che si deve giocare I safe. shouldn't be laughing. Che ti piace esteticamente? Sì, è la più carina delle quattro. Sono d'accordo. The truth is, I'm not laughing. Però diciamo che Not laughing at all. stonano a mio riguardo, eh. I shouldn't be laughing. Bello il concetto, I'm scared. ma come le utilizza Kojima non mi piace affatto. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed. Va bene, abbiamo capito Kojima, ti piacciono i culi I'm sorry. soli. I won't laugh anymore. I can't. I don't want to. Allora, è qua che va giocato safe, perché non la voglio uccidere. Questo è quello che lei sente, ha vissuto e che sente in testa tutte le volte, le urla, gli spari e tutto il resto. È proprio questa una grandissima critica di Kojima verso la guerra e le conseguenze che questa porta.
cosa simbolica è questa. Lei che torna, che si mette in una posizione fetale, come una bambina. Per questo volevo giocarla safe. Il pezzo mancante. Yo, Snake, looking good today. Driven. What do you want? That's cold, man. And here I was about to tell my very best customer about face camo. Face camo? That camo skull cap you just picked up from Tentacle's shell. It utilizes the same kind of technology as your octo camo suit. Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah, looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work, but ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, it's my job. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? I prefer the term Sto provando a sentire l'audio. management myself. Driven. Relax. It's strictly confidential. I ain't gonna share it with anybody. Then what did you mix a virus in with the nanomachines for? Virus? A certain virus was detected in my body. Are you saying it wasn't in the nanomachines you injected? Look, you do know there are other folks who could have done this to you. And besides, what would I gain from infecting you? Better for me that you're out there kicking ass on the battlefield. I was watching you, Snake. You're a real piece of work. Never thought I'd meet the man who No, could take down adesso ti Laughing spiego. Octopus single-handedly. She just kept on laughing. Now why do you suppose that is? Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. Little seaside hamlet known to all the locals as the Devil's Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. Anyway, there's this cult of crazies who for some reason hate the village with a passion. Then, when she was just a teenager, things get bad. These nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers and execute them one by one. Except for that girl. They had something else planned for her. Something a whole lot worse than dying. Calling her the devil's child, they forced her to do the kind of thing you'd expect from one of Lucifer's own. After they made her torture her family and friends, they made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, howl like some sort of demon. Like she was enjoying it. What was she gonna do? Say no? They'd kill her too. Capito? So she let fear take control and did exactly as they told her. She butchered the bodies of the ones she loved and laughed while she did it. And as she bathed in their blood, it gradually turned from deep red to jet black. To her, it looked like the ink of an octopus. The experience scarred her deep. Ever since then, she hasn't stopped laughing. Only, that ain't really laughter. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. Right? In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind.
All right, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Watch your back. Lui come lo sa? Nella stessa maniera in cui lui riesce a togliere l'ID dalle armi. Lo sa. E la cosa figa è che le backstory delle Beauty sono tutte interessanti, in contrapposizione a come te le mostra Kojima, che te le rende dei personaggi, non dico inutili, ma almeno parlo per me, io non riesco ad affezionarmi a queste villain. Le trovo troppo stucchevoli per quello che vogliono essere. Perché comunque hanno delle backstory tragicissime, queste ragazze. Il problema è che vengono strumentalizzate, il corpo femminile viene così tanto strumentalizzato che te le rende poco interessanti, con quelle inquadrature, con quel modo di muoversi. E sta cosa io veramente non l'ho mai capita, non mi è mai andata giù, sinceramente. Per quanto riguarda la questione del virus di Snake, lui ha dentro sto ceppo di Fox Die che sta deteriorando. Lui più rimane in vita, più è pericoloso, perché se il virus si deteriora, lui può uccidere involontariamente tutte le persone che gli stanno vicino, un po' come avveniva nel primo Solid. Eh, Se lui muore, muore il virus. Se lui vive, il virus uccide. Esatto. Delle tracce. Mhm. Esattamente, sì. Il Fox Die è studiato per uccidere determinate persone, almeno inizialmente. Se le cose vanno male, potrebbe uccidere chiunque senza distinzione di geni. Snake, have you lost sight of the target? Whenever something moves, it leaves a trail behind. Track and find Naomi's trail. I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving L'espertone fa. Sonny, I drifted around the globe. In Alaska, a tribal elder taught me some scouting techniques. Ah, nuove skill. You never went back to see Rose? Rose? She doesn't exist. Cazzatissimo. No. Rose and I live in different worlds, different times. Her world has no place for someone like me. Come fa il Chad, eh? My place is here on the battlefield. Listen, Snake. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals: awareness and tracking. Awareness? Awareness refers to locating a trail by paying careful attention to your surroundings. Tracking means to follow that trail. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues using all your senses: sound, smell, touch, the direction of Eh the sì, wind. perché adesso il giocatore è consapevole di cosa ha fatto Big Boss, come è andata. These are signs that Quindi ci someone sta might questa be battuta. disrupting the environment nearby. You sound like a ninja.
Exactly. Ninja are the ultimate scouts. If your enemy is a skilled scout, they'll be doing the same thing. You may be the hunter, but you are also the hunted. To avoid enemy detection, move slowly, little by little. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your Niente, pursuers will be Raiden ha doing the visto same, Naruto. trying to sneak up on you without a sound. If you can't pick up the trail with your naked eye, switch the solid eye to infrared mode. That will enable you to see Naomi's footprints and any enemies lying in ambush. Madonna, Raiden che fa il professorone. But the sound it makes while engaged could end up giving your position away. So don't leave it on for too long. All right. Listen to your heart. Trust your senses as much as you can. And you will find Naomi's trail. I'll give it a shot. Mamma mia, grazie Raiden, grazie. Snake, follow Naomi's trail and find out where they took her. Watch out, though. You might run into a few holdups along the way. Ma sono tantissime. Snake, the trail splits up into multiple directions. Look closely at the footprints. Oh, sbagliato. Vabbè, magari sotto c'è Raiden che si sta facendo una doccia, sai com'è? Che belle le chicche. Tasty. Andiamo, andiamo. Oh, si può prendere. Ma non si può mangiare. Cioè, non si può equipaggiare. Che palle. No, non lo puoi prendere. Non ti preoccupare. Niente, stiamo praticamente collezionando i Playboy. Lo so, però ci sta, almeno li rende unici. Cazzo è? Ah no, non ti ho visto, ragazzi. What's this doing here? Naomi. Let's try another route. Cosa sta facendo questo qui? Ah, hai capito? Sto maiale. Che dici? Lo lasciamo stare? Uccidilo. Oh, me. No, dai.
Ma che contro i principi cristiani? Ma poverino, in guerra, l'unico modo per sollazzarsi un attimo è guardare una rivista. Cioè, morire così, no, dai. Who was that? Chi è? Cos'è stato? Sembrava qualcuno, vero? Huh? That's weird. Naomi's shoe prints just vanish. But just hers. Ah, quindi vola? They must have gone separate ways here. You need to look at more than just the shape of the footprints. Don't assume you're on the right track just because the print matches the target's shoes. Take a closer look. Imagine the target actually on top of the print. Think. Is the depth of the print consistent with Naomi's weight? Ma quante Does cose the devo che stride, Raiden mi ha straddle, rotto il and pitch cazzo. match her walk? Pay attention. Don't let the hunted. Mamma, quanto se la sta menando. Queste sono mani. Death Stranding, citazione. Ah, questa. Ah. No, pensavo fosse un asciugamano. Questo è questo che volevo cercare. Infatti stavo cazzeggiando per trovare questo. Queste qui sono tutte le mani della Kojima Production. E questo è quello di Kojima. No, stavo scherzando. Questa è tutta la Kojima Production. Altra chicca. Infatti credevo fosse... Sono passato prima, ma faccio... No, è una trappola, perché dal visore sembrava tipo un asciugamano. E quindi pensavo fosse qualche trappola nascosta. Che abbiamo fatto? Comunque le live con questo gioco qua sono lunghe un po' per le cutscene, un po' per ste perdite di tempo, che dovrebbero man mano sempre diminuire. Acqua, acqua. Otacon, it's Vamp. I'm sure of it. Yeah, and they're taking Naomi away. Che alla fine questa cosa con le impronte, questa sessione che abbiamo fatto, è simile a un pezzo che si trova in Metal Gear 2 Solid Snake, dove devi seguire praticamente le guardie. E se le perdi di vista è un casino, perché nella giungla poi ti perdi e inizi a girare a vuoto e non si triggera un passaggio segreto che devi trovare seguendo loro. La stessa roba più o meno. Ancora lì il proiettile in fronte, sì, i dettagli.
Perché non fargliene un altro? Visto che prima di sparare il puntino rosso del solidai è andato nel cerchio del mirino. We've got the go-ahead. Begin. We'll use his blood. It could get intense. Brace yourselves. Shots, all of you. Yes, sir. I'll be taking in half. No, non buggi. Il portellone è tornato su. E lui comunque un po' di attrito lo fa. Vedi che non è in giù. It's not working. The emotional controls aren't stable enough yet. Need a lift? Grabbing. Get in already. Che grande che è. Naomi. Jump. Walk. It's gonna be a bumpy ride. Okay. Thanks. E vive. Vive che ti passa. Carina la scimmia. Grazie per il follow, Dio fatto. Snake, I'm bringing the chopper to the other side of the market up ahead. That's as close as I can get.
You've got to make it to the market somehow. Ciao, ciao. Snake, to fire the machine gun, stand next to it and press the action Ah, button. sì, posso usare Then use questo. the right stick to aim and press the attack button to fire. Watch your aim, Snake. They can't hit what they can't hit! Destroy those powered suits! Snake, you Sì, ma non voglio uccidere gli altri, però. do whatever it takes. No, non è uno zombie. Non è uno zombie game. Non so se conosci la saga di Metal Gear. Non vi voglio uccidere. Mancano anche questi. Quello attaccato lì. Grazie, tipo. Come se ci vedevi. Those Gecko will try to ram you. Don't let them get too close. Ricorda un po' il prezzo. Tanto Drebin investe tutti quelli che ci sono in giro, che io stavo cercando di salvare, tra l'altro. Got an MTS on our ass! The gate! Snake, shoot the gate! Snake, you gotta do something about that MTS! Minchia, simpatico. Heisenberg, me lo banni per favore, grazie. Vabbè. The gate! Snake, shoot the gate! Get ready for some speed!
Up front! Here they come! Hold on tight! Almost there. You can do it. Don't fall off! Salveremo prima o poi, sì. Mi sa che stiamo arrivando a un momento che volevo farti vedere settimana prossima, ma che il gioco non mi ha permesso di fare perché non mi ha fatto salvare. Fantastico. Siamo tirati dritto fino ad adesso. A saperlo, salvavo nella selva oscura, cazzo. Vabbè. Tanto prima o poi dobbiamo vederlo. Mm? Che sarà mai? Sono la 1:30. Siamo un po' fuori. Go on, get out of here. Can you move? Yes. Let's go. Here they come!
chopper down at the market square. Hurry! Naomi, go on ahead. Eh? Questa è praticamente la risposta di Kojima a tutti i fan incazzati con Raiden. Salviamo perché basta. Perché ti sei spoilerato praticamente Raiden così. Esattamente. È diverso da quello di Rising, comunque. Però sì, ti sei praticamente spoilerato la sua versione da ninja, fondamentalmente. Però ecco, i motivi del perché è così, ovviamente non li sapevi. Per questo io ho cercato in tutti i modi di non farti sapere che c'era Raiden nel 2 e ovviamente che c'era anche nel 4. Ho cercato in tutti i modi di tenertelo nascosto, un po' come ho fatto con Old Snake. Questa è la risposta di Kojima. E a dire, guardate, l'avete odiato, l'avete preso per il culo, l'ho preso per il culo anch'io, ora vi faccio vedere come cazzo è figo e non ve lo faccio usare. Perché noi saremo solo Snake. Raiden non lo toccheremo mai. E ha una bella arco narrativo in questo capitolo Raiden. Poi man mano adesso lo vedremo. Non lo si può usare, no. No, non lo si può usare. Possiamo solo ammirare. Guardare e non toccare. Va bene, Heisenberg, oggi è stata lunghissima. Dovrò editare questa live per YouTube. Buonanotte, grazie. Solo Rising lo puoi giocare, sì. Vabbè, ma lì è un'altra roba. È un'altra merda. Buonanotte. Grazie ancora. E vabbè, quello lì di prima è stato un episodio un po' così. E buonanotte.